Bene ragazzi, tutte le volte che non voglio fare un video sul post GP succede un disastro e bisogna farlo per forza. Perché nel weekend ho montato una cosa tipo 3 video uno dietro l'altro, ero distrutto, però un sacco mi hanno scritto: ma cosa ne pensi sulla Superbike di Imola che non si è corso? Secondo te era giusto, non era giusto? Imola è pericolosa, non è pericolosa? Andiamo subito ad analizzare il mio titolo. Chi è che è ipocrita in questa situazione? La verità è che sono tutti ipocriti, ma ve lo spiego meglio dopo la sigla. Perché dico questo? Perché la verità è che in minima parte ognuno ha ragione. Ducati e quelli che gli sono andati dietro a non voler correre, e anche quelli che volevano buttare il cuore oltre l'ostacolo e volevano correre. E qui sto parlando di persone interessate che sanno quali sono i rischi sia di fare una cosa sia di fare l'altra. Di sicuro non mi sto riferendo ai soliti poveracci che scrivono sui gruppi solo per alimentare un po' di flame, scrivendo: al TT corrono sul bagnato, questi qui non possono correre con 2 gocce d'acqua in una pista omologata. Io quando leggo quelle cose impazzisco, perché questo probabilmente non è andato neanche mai a fare la spesa con la moto sul bagnato e si permette di giudicare gente che comunque, che sia pagata o non sia pagata, rischia la pellaccia. Ma è inutile anche incazzarsi, perché durante i mondiali siamo tutti allenatori di calcio e poi quando succedono queste cose siamo tutti piloti e quindi dobbiamo un po' sorbirci queste castronerie. Detto questo, andiamo più sul tecnico. La pista è omologata per correre sia sull'asciutto che sul bagnato, quindi qui sorge un bel problema. Se è omologata, perché poi nascono questi problemi? E giustamente questo l'hanno fatto notare un sacco di persone, ma non devo neanche stare qui a spiegarvi il perché. Già Imola, per la sua conformazione, essendo un tracciato old style, è difficile che possa avere competizioni di altissimo livello. Già la Formula 1 sarebbe complicato, la MotoGP neanche a parlarne, e appunto gli rimangono qualche gara di automobilismo più la Superbike, che è l'evento topico. Ma vi posso assicurare che se le MotoGP non possono girare lì dentro, non ci possono girare neanche le Superbike, e lo dico da pilota che ama Imola ed è una delle piste dove va più forte sia sull'asciutto che sul bagnato. E oltretutto lo dico anche da pilota che in quei casi io sarei il primo a prendere tutti per le orecchie e a metterli sulle moto per correre, perché in quella situazione io so già che non riesco a concepire e a dividere il pericolo dalla realtà, perché l'adrenalina è 1000, prevale la voglia di correre, prevale la voglia di far vedere chi è il più forte, quindi per me non ci sarebbero stati dubbi su cosa fare. Io sarei sceso in pista e avrei corso. Ma il problema, lo dico adesso a mente fredda, sbagliando, perché Imola, lo ripeto, è una pista purtroppo pericolosa. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito a dire sì all'omologa, perché purtroppo da pilota, e qualche pilota che starà vedendo questo video o gente che ci ha girato lo sa bene cosa intendo, se si arriva su alla piratella senza freni, che l'imprevisto può capitare, o anche chiedete a Laverty o a Buzz, adesso vi faccio vedere anche 2 video rapidi. Pit lane will reopen at oh, there is a replay of the huge crash that Loris Baz had that has seen the Super Bowl 3 suspended for the moment. They've been cleaning things up. It looked like fuel from a ruptured fuel tank might have been the main. Cosa vuol dire cadere e cosa vuol dire rimanere senza freni alla discesa della Rivazza? Ragazzi, è gente miracolata. Altra corrente che si è sentita tra gli addetti ai lavori è stata quella la settimana prima al Mugello durante la Coppa Italia, dove ho corso anche io con l'HP4. Pioveva molto di più rispetto a Imola e sono stati tutti zitti e hanno corso. È vero, ma al Mugello ci si potrebbe buttare per terra per divertimento e non ci si farebbe mai nulla, perché ha delle vie di fuga estreme ed è veramente molto difficile arrivare ai muretti.
Sul bagnato, col fatto che si schizza anche più veloce, e ho sentito qualcuno che ha detto una cavolata che sul bagnato si va più piano e quindi è più difficile arrivare verso i muretti, al contrario quando uno scivola in un curvone sul bagnato arriva molto più rapidamente sui muretti. E il problema di Imola sono proprio i muretti. Abbiamo visto Luis Salom in una pista come Catalunya, dove arrivando anche piano sulle protezioni dopo 25 metri di ghiaia è morto. A Imola ci saranno forse 10 posti dove sono molto più vicine di quel punto lì. E ripeto, sto parlando da persona che ha corso a Imola in condizioni ben peggiori, sotto una pioggia che voi non avete l'idea, e siamo arrivati in 15 su 33 moto partenti. La dura e cruda verità è che al momento burocraticamente le superbike possono correre, quindi in teoria è solo una brutta figura il fatto che quando ci si sveglia la mattina si decide se correre o meno, perché se l'omologa c'è, bisogna correre. Ma poi, con la logica, a chi lo vogliamo raccontare? Se non può correre la MotoGP, non può correre neanche la Superbike. 30 o 40 cavalli non fanno assolutamente la differenza, perché le moto percorrono le curve più o meno alla stessa velocità. Ma la cosa che mi fa più ridere di tutto questo è che ai tempi, quando Monza è stata tolta dal CIV e dal campionato mondiale Superbike, uno dei principali motivi per l'esclusione è stato il fatto che non era sicura. E Imola è sicura? Ragazzi, cioè Monza ha delle vie di fuga che si potrebbe arrivare senza freni e fermarsi senza troppi danni. Ha solo qualche piccolo punto tipo l'uscita dall'Ascari dove in caso di svarione della moto ci potrebbe essere un momento di pericolosità, ma non è niente al confronto di quello che bisogna affrontare a Imola. Siamo sempre alle solite, sono più un discorso di lotte politiche e di quello che fa comodo meno al momento fare, e Monza purtroppo ne ha pagato le spese. Per rendere sicura Imola bisognerebbe fare dei lavori da fuori di testa, bisognerebbe buttare giù. È impossibile. Purtroppo è un tracciato old style che non ha neanche le strade di servizio, perché le strade di servizio sono le strade pubbliche fuori dal circuito, e quindi anche in caso di intervento rapido in qualche situazione limite è molto complicato, perché bisogna sempre fermare la gara con una bandiera rossa. Purtroppo per fare le robe bene ci vogliono i soldi, e visto che i soldi non ci sono mai, si passa un po' sopra a questi problemi fino a che non arriva la mazzata che fa pensare alla gente: ah, se avessimo fatto, ah, se avessimo potuto. Sinceramente, a parte ampliare le vie di fuga con costi esorbitanti, non vedo altre soluzioni, o almeno riuscire a ampliarle in quei punti veramente pericolosi dove in caso di imprevisto veramente ci si lascia le penne. Quindi in salita dopo la Piratella e in discesa dopo la Rivazza, e buttiamoci dentro anche le acque minerali, perché ragazzi, cioè lì curvone da quarta piena di traverso, muretti a destra 1 metro, muretti a sinistra 1 metro. Cioè ci siamo capiti, dai. E lo ripeto un'altra volta, Imola è la mia pista preferita, è una pista bellissima, ma purtroppo noi piloti, che siamo anche un po' stupidi certe volte, quando sei lì dentro e devi accelerare non sai pensare ai pericoli, semplicemente sviti la manopola del gas e al resto ci pensi dopo. Quindi è per quello che dico che ci vuole qualcuno con la mente fredda, magari appunto ex pilota, che riesce però a ragionare e a capire dove veramente è pericoloso e quindi prendere decisioni, e dove invece si può passare sopra e si può correre anche con dei rischi calcolati. Per finire parliamo dell'ipocrisia che dicevo all'inizio del video. È ovvio che ognuno di noi, in base alle proprie necessità, è più spinto o meno spinto a prendere decisioni. Se io sono in inseguimento nel mondiale e devo per forza prendere punti, è ovvio che pericoloso o non pericoloso io salgo sopra la moto e ci provo. Al contrario, un altro che è primo in campionato e che non ha nulla da perdere, perché deve anche mettersi sulla moto e rischiare le penne più del solito, perché ricordo che andare in moto non è proprio come giocare a calcio balilla. Quindi, come nella natura dell'uomo, ognuno ha cercato di tirare l'acqua al proprio mulino, ma senza particolari polemiche, è normale. Ria, se fosse stato al posto di Bautista a parti invertite, non so cosa avrebbe scelto, perché dopo tutto, dopo che è salito in macchina con Davis,
ha capito anche lui che la condizione in certi punti era limite ed era pericolosa. Però ripeto, lì sul momento chi non ha nulla da perdere non ci pensa un attimo. Chi invece ha da perdere, sempre per l'adrenalina, pensa agli affari suoi, cioè pensa a se c'è l'occasione di poter trarne vantaggio, lì ci provi. Anche perché, come al solito dico, qualcuno ha la memoria corta e non voglio stare qui a ricordare il passato, ma ci sono stati dei casi molto simili e qualcuno che in questo caso ha detto che non si doveva correre, nel passato era molto convinto di voler correre. Quindi ripeto, dipende molto dalla situazione e dagli animi del momento. Parlo di squadre, non di piloti. Bene, questa analisi che volevo fare in teoria post MotoGP di Le Mans alla fine ve l'ho fatta adesso. Ci sarà anche il post GP di Le Mans, andate tranquilli. Spero con la mia esperienza di avervi chiarito un po' le idee, ma comunque ditemi quello che ne pensate qui sotto nei commenti. Mi raccomando, come al solito, ricordatevi di iscrivervi perché quando iniziate a guardare i video vi escono lo stesso, ma per me è importante che voi siate iscritti, quindi mi raccomando. Tutti gli altri social sono in descrizione, vi ricordo che è importante perché vi aggiorno molto più rapidamente su Instagram rispetto a qui perché i video escono molto dopo. Questo weekend Autobiano Motorsport 18 e 19 maggio, gara con i Grands. Speriamo che per una volta il tempo regga, perché quando deve piovere non piove e viceversa. Ma in ogni caso, sia che pioggia o non pioggia, ci troverete lì. Quindi anche se piove vi voglio numerosissimi. Ci sarà anche Querly, non preoccupatevi, sarà una roba pazzesca. E fine settimana prossima, come promesso, uscirà il video della gara dell'HP4 Race. Qualcuno di voi sa già come è andata a finire, qualcuno no, non vi spoilerò niente, ma vi dico solo che si è fatta valere. Come al solito, gas e ci vediamo al prossimo video.